Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche disponibili per amore e passioni di maggio 2025. Abbiamo la morte e gli amanti, amici dei pesci. Qui ho come la sensazione che potrebbe esserci la decisione di uno stop in qualche tipo di relazione, può essere in una situazione. Considerate che abbiamo anche gli amanti che sono, sì, rappresentano l'amore, ma anche l'amore per se stessi. Di solito fa riferimento a una scelta per amor proprio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Dopodiché troverete anche il link alla presentazione del seminario di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà a giugno 2025. Bene ragazzi, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile. Partiamo con un fante di spade. Abbiamo la sacerdotessa. Abbiamo un 9 di coppe. Il carro. L'appeso. È volata una carta. Qui abbiamo l'asso di spade, il re di bastoni e recupero un attimo la carta che è caduta. E abbiamo il mago. Adesso ragazzi andiamo a vedere carta per carta, capiamo un pochino com'è l'andamento energetico del mese e dopodiché andiamo a vedere settore per settore, quindi i single piuttosto che le persone che sono in una relazione da poco tempo e via dicendo. Allora, andiamo a vedere questo fante di spade. Allora, abbiamo un 10 di pentacoli e un re di spade. Diciamo che inizio mese è un mese che non vi vede proprio attivi, se vogliamo metterla così. Il fante di spade è più un personaggio che tiene d'occhio quello che è intorno. Andiamo a vedere la sacerdotessa. 6 di spade e re di coppe. Andiamo a vedere anche il 9 di coppe. Abbiamo un 9 di bastoni. 4 di coppe e nuovamente l'asso di spade, che avete già qui. Io credo ragazzi che ci sia qualcosa che non state vedendo o che non riuscite a vedere nel mese di maggio. Allora, diciamo che avete mago al contrario, re di spade al contrario e un bel 6 di spade lì con una sacerdotessa al contrario. Ah no, c'è anche un 4 di coppe. Ho come l'idea che qui ci sia qualcosa che non vogliate vedere. Probabilmente, perché qui avete anche un 9 di coppe, così male non state nella situazione in cui siete, qualsiasi essa sia, però ho anche la sensazione che nel momento in cui ci si debba, diciamo, esporre verso l'esterno,
ci sia un po' un'idea non troppo veritiera di come sono le cose. Non dico che abbiate proiezioni, perché fino adesso ancora non ho carte che mi indicano quello, però sì che c'è un 6 di spade, che è una carta che indica le credenze limitanti. Io qui sento che c'è qualcosa che state credendo e può essere quella credenza la cosa da lasciare andare indietro con queste due carte, però è come se in un certo senso vi stesse vincolando. Andiamo a vedere il carro. Perché qui avete due volte l'asso di spade, quindi secondo me qualche cosa viene a galla. Non vi nego che potrebbe essere una chiacchiera con qualcuno, semplicemente, piuttosto che una verità, una presa di consapevolezza. Ecco, abbiamo il 9 di spade e la luna. Io credo, ragazzi, che verranno fuori questioni personali vostre dove probabilmente, diciamo, sfaterete alcuni miti, soprattutto se siete persone che tendono a mettere su un piedistallo gli altri, i figli, la famiglia, il marito, il compagno, gli amici, quello che è. Però è come se ci fosse da trasformare questa vostra ideologia. Andiamo a vedere l'appeso. Regina di spade. E 8 di spade, di nuovo spade. L'otto di spade è una carta che indica il fatto di non vedere bene, di non veder chiaro, di vedere sempre tutto nero. Qui avete la luna e il 9 di spade. Io credo che nella situazione in cui siate abbiate come un ideale di famiglia felice, se vogliamo, piuttosto che di equilibrio della relazione, che è un po' tenuto su con gli stecchini, nel senso che ci sono delle credenze limitanti e delle preoccupazioni che vi bloccano nell'agire. È come se vorreste far infatti anche il mago qui alla fine al contrario. È come se vorreste far qualcosa nel mese di maggio, però da un lato state bene così, dall'altro qualcuno potrebbe anche non aver voglia di muoversi, non aver voglia di spostarsi, non avere il mezzo per spostarsi, non avere chiara in testa la strada da prendere, dove, in che direzione andare, diciamo così, no? Andiamo a vedere l'asso di spade. Nove di pentacoli e 6 di pentacoli. E che qui qualche verità verrà a galla, eh. Se non è una verità, nel senso che non è qualcuno che vi viene a dire qualcosa, è una presa di consapevolezza. Quello che prima magari non si vedeva con questa sacerdotessa al contrario, verso la fine del mese, secondo me, si inizia a intravedere, diciamo, la situazione in modo più chiaro. Andiamo a vedere il re di bastoni. Qui ho anche la sensazione che potrebbe esserci qualcuno che sta lottando per tenere insieme la famiglia. Allora abbiamo un 3 di coppe e un 4 di pentacoli. Andiamo a vedere il mago. Regina di bastoni e 10 di spade, che tra l'altro è l'arcano minore della morte. Sento che qui, ragazzi, è ora di dare un taglio. Avete 1, 2, 3 carte numero 1, quindi è come se si dovesse iniziare con nuove dinamiche di comportamento. Qui avete la torre 10 di spade, bisogna anche terminare con altre, anche qui c'è un 10 di pentacoli. Bisogna terminare con certi atteggiamenti
Ehm, Anche un po' controllatori potrebbero essere per qualcuno. È come se da un lato non vorreste che le cose si cambiassero, si spostassero da dove siete adesso, perché tutto sommato, sì, magari non siete felici, però non state neanche poi così male. Dall'altro lato sento come se nel mese di maggio prenderete consapevolezza di qualcosa che fino a poco tempo fa non riuscivate a vedere. Diciamo che avete anche questo 9 di bastoni e potrebbe essere proprio vostra l'attitudine di mantenere lontani gli altri, di difendervi o di difendere il vostro territorio, quello che avete guadagnato fino ad adesso, insomma. Allora, ragazzi, parliamo di single. Se siete single, io credo che qui una persona la conoscerete. Potrebbe essere durante un viaggio, durante uno spostamento. Non sento che inizierà subito qualcosa di appassionante, nonostante abbiamo qui anche la carta degli amanti, però ripeto, siete un po' sulle vostre, siete un po' titubanti, ehm, siete ben attaccati alla vostra zona di comfort e di protezione. Non vi nego che effettivamente, appunto, potreste conoscere qualcuno con questa persona che per molti ragazzi è più grande e per qualcuno già impegnata o comunque in via di separazione, cioè è una persona che secondo me è abbastanza grande da avere già una sua famiglia, magari anche dei figli, non lo vedo questo, però ve lo dico a titolo informativo. E quindi ci potrebbe essere magari questa reticenza o perché magari c'è una differenza d'età, non è tantissima la differenza d'età, però qualcosa c'è. Oppure perché c'è una differenza di ideali, perché appunto questa persona non può essere al 100% già per voi, e ho come la sensazione che il mese di maggio sarà più per conoscere questa persona, per tastarla, testarla, per metterla alla prova, che non per effettivamente iniziare una relazione tra voi due. Personaggio interessante, eh? Cioè sento che ehm, può essere una conoscenza stimolante per voi. Per quello che riguarda invece le persone che sono in una relazione, allora, devo dire che anche qui ho ben forte la zona di comfort, nel senso che ho come la sensazione che ci sarebbe il motivo di tagliare qualche tipo di atteggiamento, qualche tipo di proiezione, di forma pensiero, di preoccupazione, più che tutto la mente che vi frega in questo mese. Però è anche vero che ho la sensazione che non avrete tanta voglia, cioè vi sento un po' così, un po' scarichi a livello di energie proprio. Sento che qualcuno vorrebbe solo starsene a casa sul divano a dormire e che proprio è come se steste accusando un po' la primavera, i primi caldi, cioè c'è un po' questa sensazione di base di sì, interessante, ma non ho tanta voglia di fare cose nuove. Ecco, la sento un po' da quel punto di vista lì. C'è tanta stanchezza da recuperare. Vi verrebbe bene fare un viaggio e se per caso vi dico qualcuno l'ha già organizzato o lo sta organizzando, pianificatelo bene, ragazzi, perché ho come la sensazione che potrebbero esserci sorprese durante questo mi parlano di vaccini, soprattutto se andate nei paesi africani o in Oriente, tipo in India, è importante insomma tutelarsi prima. Mm, Diciamo che il fatto di avere questo modo di pensare un po' così confusionario non è un punto a favore sul
su come muovervi in questa situazione, perché qui c'è qualcosa da lasciare indietro. Abbiamo un 6 di spade, il 9 di spade, l'8 di spade. Quello che prima praticamente, ragazzi, vi faceva venire dei dubbi, sento che alla fine del mese con questi due assi di spade diventerà chiaro. Diventerà chiaro anche il vostro modo di comportarvi davanti alle situazioni. Vi renderete conto che magari siete voi che molte volte dite no, vi renderete conto che siete voi che frenate, però vi dico che tutto sommato non riuscirete, insomma, a non fare baldoria questo mese, cioè sento che la vita sociale è parecchio attiva. Solo un po' di stanchezze, come se questo mese aveste bisogno di essere un po' trascinati e invece con queste due carte io sento che avete bisogno di agire per voi stessi, di non farvi condizionare troppo da tutte queste spade. È come se doveste osservare la dinamica di comportamento della relazione, vedere che cosa vi tira giù e qui semplicemente riprendere in mano le redini della situazione. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione più o meno, magari extra, le cose ragazzi sento che non cambieranno più di tanto, nel senso che la sento sempre un po' ferma lì la situazione, cioè un po' sì, un po' no, un po' ci si diverte, un po' si controlla l'altro, non ci si fida molto dell'altro, un po' perché voi avete questa testa a inizio mese con tante cose, un po' perché secondo me neanche l'altra persona è proprio chiara, eh. Avete anche questa carta qua, il 4 di coppe, è una carta di qualcuno che non vede qualcosa. Però quello che non vedete a inizio mese, vi dico che a fine mese sarà ben chiaro. Io credo che con queste due carte non ci sia una reale rottura, ma più che tutto un ultimatum. Cioè, se le cose vanno avanti così, è meglio, non lo so, per esempio, piantarla qui. Se le cose vanno avanti così, non lo so, faremmo meglio a andare a convivere, a ipotesi, o a cercare un appartamento, o insomma, c'è come da ridefinire gli obiettivi di coppia. Anche se la vostra è una coppia che non è coppia, perché magari non è ufficiale, però è un po' come se si dovessero un attimino ridare le direzioni. Andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi, così vi do qualche consiglio in più. Guardate, è venuta fuori la tazza di caffè e parla di incontri, di conversazione, di assaporare ogni singolo momento. Parla anche di amicizia e di sentirsi amplificati. E che secondo me quello che qui tenete sotto controllo perché non avete ben chiaro, è come se, ok, devo controllarlo perché non ho o controllarla perché non ho capito se ci tiene veramente, no? E quindi è un po' come osservare le dinamiche di comportamento durante tutto il mese e qui, dopo questa lunga osservazione, arriverà la presa di consapevolezza. Andiamo a vedere ancora uno di questi oracoli e poi ancora uno oltre a questo. Luna di miele. Godi con gioia del tempo trascorso insieme in vacanza. Ora io non lo so se andrete in vacanza, può essere anche un fine settimana. Vi dico solo una cosa per chi sta pensando di organizzare dei viaggi. Potrebbero esserci dei ritardi, ragazzi, questo ve lo dico. Però questa carta vi invita ad assaporare ogni singolo momento che trascorrete con l'altra persona, come se fosse una luna di miele. Poi qui abbiamo chiama la tua anima gemella. Le tue preghiere, le affermazioni e le visualizzazioni vi faranno incontrare. Scusate. È un po' come se vi invitasse a fare dei lavori di manifestazione. Vi ricordo che qua avete il mago a fine lettura.
Sapete che quando si fanno i lavori di manifestazione bisogna fissare un punto e continuare a buttare lì l'energia, con le affermazioni, con le preghiere e con le visualizzazioni. E poi abbiamo vero amore. Questo è l'amore della tua vita. Sì, guardate ragazzi, gli amanti li avete, non ci sono grandi carte che mi dicano che potrebbe essere effettivamente la storia, la relazione. Però è anche vero che nella coppia ci si lavora in due. Una volta che voi, mi viene da dire, scendete dal piedistallo, perché siete voi che avete paura, siete voi che tirate indietro, siete voi che avete le idee confuse, siete voi che non sapete da che parte andare. Però secondo me una volta che vi chiarirete le idee con questo asso di spade, c'è la possibilità di far arrivare il vero amore. Ok, ultimo oracolo. Allora, crescita. Numero 1, carta numero 1, quindi è un po' come se vi invitassero a far crescere questo amore, ad andare a fondo. Poi abbiamo carta numero 4 e vi parla dei cicli della vita. Qui ho come la sensazione, vedete che fa vedere le lune, ci sono un sacco di mezze lune, poi qua ci sono due occhi. Sembrano, non si capisce se sono quelli di un gatto, quelli di una tigre. Qui fa riferimento, ragazzi, al fatto che tutte le cose hanno una nascita e una morte, tutti i periodi, anche all'interno di una coppia, magari c'è un periodo negativo che nasce e finisce, c'è un periodo positivo che nasce e finisce, cioè è sempre tutto fatto a onde, come vi posso dire, l'energia si sviluppa sempre a onde, quindi c'è il momento di up, di picco e c'è anche il momento di down, di basso. Poi abbiamo il sé eterno, carta numero 23. Qui la sensazione che vi dicano di riferirvi, di chiedere al vostro sé superiore. Poi abbiamo la carta numero 17, compassione. La compassione, ragazzi, è molto difficile provarla verso se stessi, però una volta che si riesce a provare la compassione verso se stessi è più facile anche essere compassionevoli nei confronti degli altri. Bene, ragazzi, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo comunque sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se avete piacere di iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail. Nel caso in cui vogliate affrontare il tema delle credenze limitanti, diciamo da soli, potete anche ehm, guardarlo nella sezione degli abbonati. Chiaramente non è come il lavoro che faccio a livello personale, perché a livello personale si va proprio a cucire il programma sulla persona. Nella sezione degli abbonati è un po' più generico, però c'è già del buon materiale anche lì. Inoltre in quella sezione parlo anche di temi di metafisica, metamedicina, esoterismo, ci sono tecniche per sbloccare i blocchi energetici, ci sono tecniche per elaborare i traumi, insomma è un po' tutto quello a cui mi sono avvicinata io e che mi ha aiutato nel mio percorso evolutivo. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!